Due notti di amore intenso con Sony GTZ 380. Una macchina veramente veramente incredibile. Erano anni che non vedevo un proiettore così rivoluzionario. Ciao. Smontiamo tutto e andiamo a casa. Tutto Tutto qua? qua. Sicuramente poche parole, ma che descrivono in maniera perfetta quella che è stata la mia prima impressione di visione con questo mostro. La premessa a questo video è che sarà sì una recensione, ma molto godereccia. Volutamente non andremo ad analizzare quelli che sono gli aspetti più impliciti del proiettore, come per esempio il suo tone mapping interno, la decalibrazione della macchina out of the box, quanto è calibrabile con gli strumenti interni, esterni dati da Sony, ma abbiamo voluto godere appieno di questa macchina, di questo proiettore, per metterlo alla frusta e vedere senza limiti quanto muscolarmente è in grado di creare un'immagine spettacolare, e ci è riuscito appieno. Per fare questo quindi abbiamo usato gli strumenti d'elezione che solitamente utilizziamo nelle nostre installazioni migliori, quindi il videoprocessore Envy Extreme, col quale abbiamo fatto la calibrazione colorimetrica della macchina e a cui faremo gestire anche tutto il tone mapping interno dinamico. La videoproiezione è stata fatta sul nostro schermo d'elezione, che è Darkstar 9 ISF in formato ultra panoramico con una base di immagine utile di 367 cm. Quando ho saputo dell'introduzione di questa macchina sono stato abbastanza perplesso e preoccupato, perché 10.000 lumen per una macchina home cinema sono veramente tanti. Sin dalla notte dei tempi alti flussi luminosi per le macchine home cinema hanno comportato un vero e proprio problema, perché nell'home cinema uno dei parametri più importanti è la preservazione del contrasto. Le due cose sono in antitesi tra loro. E da questo punto di vista possiamo dire, ed è il punto cardine di questa recensione, che Sony ha fatto un vero e proprio miracolo tecnologico, riuscendo a produrre una macchina che garantisce il flusso luminoso promesso. Infatti abbiamo misurato 9700 lumen calibrati, però la cosa incredibile è che il contrasto di questa macchina, sotto alcuni punti di vista, va anche a migliorare la prestazione rispetto alle macchine Sony laser più standard come il 790 e l'870. Dal grafico che potete vedere infatti abbiamo registrato ben oltre 22.001 di contrasto on-off e un incredibile contrasto ANSI di 301. È una prestazione incredibile per 9700 lumen sulla matrice. Quello che penso è che questo miracolo tecnologico sia sì imputabile, però in minima parte, alle ottime ottiche, ma soprattutto alle nuove matrici 4K riprogettate appunto per gestire flussi luminosi così importanti. Come potete vedere dal grafico abbiamo misurato la curva di contrasto sia con la macchina al 75% del flusso luminoso sia al 100%. Come dicevamo prima, la prestazione migliore si ottiene stando intorno all'80-75%. Tuttavia, anche portandolo al 100% del flusso luminoso, come potete notare, la prestazione decade ma di pochissimo. Questa è la prova provata, si dice in Italia, che il sistema funziona e funziona molto molto bene. Finalmente abbiamo una macchina, un videoproiettore home cinema con una dinamica incredibile, un contrasto elevatissimo, che finalmente ci permette di godere del vero HDR anche in videoproiezione. Il miracolo tecnologico Sony è manifesto anche nell'ingegnerizzazione del prodotto.
Infatti in uno chassis relativamente piccolo sono riusciti a condensare una macchina che sostanzialmente fa il doppio della luminosità del suo predecessore, il Sony 5000S. Il sistema di raffreddamento in questo caso è ibrido, il motore laser è raffreddato a liquido, il sistema liquido viene poi coadiuvato da un set di ventole sul perimetro della macchina che vanno a dissipare lateralmente e sostanzialmente anche posteriormente la macchina. Non si tratta di una rumorosità assolutamente fastidiosa. Abbiamo infatti misurato a 1 metro dal fronte della macchina 48 dB col flusso luminoso settato sia al 100% fino ad arrivare all'80%. In questo range la rumorosità rimane di 48 dB. Portando il flusso luminoso da 80 a 70 abbiamo misurato 45,5 dB, sempre a 1 metro di distanza, e poi c'è da dire che riducendo ulteriormente il flusso luminoso le ventole seguono in maniera proporzionale la riduzione luminosa. Abbiamo appena ricevuto una mail col firmware update, ovviamente in beta, di questa macchina, dove gli ingegneri Sony sostanzialmente hanno rivisitato il pilotaggio della ruota fosfori. Ci promettono un abbassamento di ancora qualche dB sulla rumorosità. L'andremo a misurare e a verificare nei prossimi giorni. Comunque, in maniera conclusiva su questo argomento possiamo dire che è una macchina che trova la sua ragion d'essere installata in un ambiente limitrofo tecnico separato. Dovendola installare in un ambiente morigerando un pochettino il flusso luminoso risulta accettabile, oppure c'è sempre la soluzione di un hashbox dedicato. Sony GTZ 380 è rivoluzionario anche e soprattutto dal punto di vista del sistema di illuminamento laser. Il sistema è stato completamente rivisitato e finalmente diviso in 3 blocchi diversi. Abbiamo la batteria di diodi primari che, lavorando in sinergia con la ruota a fosfori, crea l'emisfero del verde e colori limitrofi. In più abbiamo 2 blocchi separati, uno con diodi che si occupano del blu più intenso, più profondo, e il secondo blocco che fa il rosso più profondo e più intenso. Abbiamo misurato col nostro spettrofotometro l'emissione del sistema e l'abbiamo trovata assolutamente coerente rispetto all'architettura dello stesso. Abbiamo infatti degli spike molto estesi per quanto riguarda la regione del blu e del rosso, i più intensi, e poi tutto il resto ha la classica forma panettone della ruota fosfori. Per quanto riguarda la copertura del gamut, da questa recensione in poi analizzeremo i dati volumetrici dello spazio colore, quindi non solo più una misura dei colori di piccolo alla massima intensità luminosa, ma andremo a considerare lo spazio colore nativo nella sua interezza. Ecco perché rispetto a prima avremo dei dati leggermente più bassi, però sicuramente sono più reali e più fedeli alla realtà. Per quanto riguarda il DCI-P3, questa macchina copre in maniera nativa il 92% dello spazio colore, invece per quanto riguarda il target del REC 2020 abbiamo una copertura dell'84%. Ottica e risoluzione sono di altissimo livello e la derivazione del videoproiettore dal bacino professionale Sony è palese anche entrando nel menu di servizio. Infatti molti dei processamenti che sono invece attivi nelle macchine consumer qui sono totalmente assenti. Per esempio non sono presenti molti dei processamenti che solitamente si usano per compensare le aberrazioni dell'ottica delle macchine consumer. Qui non ce n'è bisogno perché l'ottica è di altissimo livello. Abbiamo infatti sin da subito, senza bisogno di trucchi, la possibilità di collimare il massimo potere risolutivo sia della matrice sia dell'ottica. È una macchina perfetta,
No, ci sono degli aspetti in cui è migliorabile. Per esempio abbiamo notato che l'interpolazione del moto, lo smooth motion in modalità low, produce molti più artefatti rispetto alla stessa posizione dell'algoritmo sulle macchine consumer. Interfacciandoci poi con gli ingegneri Sony abbiamo appreso che in questa macchina la modalità low corrisponde alla modalità high delle macchine standard. Probabilmente è una cosa che verrà sistemata con i prossimi firmware update. Un altro aspetto sicuramente migliorabile è la stabilità dell'emissione del laser. Nella profilazione lunga abbiamo infatti notato che la ripetibilità delle patch non è perfetta come nelle macchine consumer, come per esempio il Sony 790S. Sicuramente il sistema di pilotaggio di questo nuovo modulo laser è differente. C'è da dire però che la separazione RGB rimane comunque ottima, e dal punto di vista del processing nativo dello spazio colore la macchina è assolutamente coerente, come potete vedere da questo grafico. Infatti a fine calibrazione, usando anche delle tecniche avanzate di stabilizzazione del modulo di emissione che usiamo anche per esempio per i pannelli OLED, quando calibriamo i pannelli OLED, siamo riusciti ad avere una riproduzione dei colori quasi perfetta. Unita ai colori incredibili che questa macchina è in grado di generare, si arriva ad avere un'immagine assolutamente cinematografica e veramente emozionale. Allora Marcello, le tue impressioni di visione quali sono? Sono rimasto veramente sbalordito da questo prodotto, sulla carta era un oggetto sicuramente importante, dal vivo è qualcosa di spettacolare. Un contrasto del genere, una luminosità del genere non si era mai visto da quando faccio questo mestiere e non sono pochi anni. Quindi sicuramente è il prodotto più bello che sia in commercio in questo momento e con prestazioni inarrivabili mai viste finora. Cioè, la nostra problematica qual è sempre stata? Quella di avere delle sale di un certo livello, con una certa grandezza di schermo, e non avere la soluzione dal cliente che gli permetteva sia di vedere con un livello di luminosità degno e sia di godere dell'HDR per quello che dovrebbe essere. Ma sì, questa macchina... la qualità sui prodotti c'è, però oltre un certo dimensione di schermo poi alla fine non hai abbastanza luce per poter traguardare. Esatto. Abbastanza luminosità. Quindi possiamo dire che in conclusione GTZ 380 è una macchina epocale perché apre un mondo di possibilità di installazione in sale importanti dove lo schermo è sicuramente sempre generoso, dai 3,5 metri in su, 4 metri, 4,5 metri, e dove prima non c'era la possibilità di dare al cliente un livello di luminosità tale di godere sia del materiale SDR sia del materiale HDR. C'era la possibilità di dargli tanta luce, ma non con questa qualità. Fino adesso era sempre stato così, fino adesso. Quindi in definitiva possiamo dire, io sono tranquillo nel dire che GTZ 380 è un vero punto di non ritorno. Una volta che si è installato e ci si è abituati a questo tipo di immagine, difficilmente si tornerà a vedere proiettori normali. Quindi l'auspicio è che presto possano uscire anche delle macchine entry level o laser di medio livello che integrino questa tecnologia a un prezzo un po' più vantaggioso, perché capiamo che 87.000 euro compreso di ottica non sia proprio un prodotto alla portata di tutti i giorni. Con questo è tutto, vi salutiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie. Ciao.